Ciao a tutti, con il video di oggi vorrei spiegarvi come regolare in maniera ottimale Autotune per ottenere il famoso effetto che è in voga soprattutto nella musica trap e hip hop, e utilizzerò l'Autotune di ultima generazione e con lo stesso vi farò vedere come impostarlo per ottenere il suono classico dell'Antares Autotune 5, che ha uno stile un po' più crispy, un po' più croccante, diciamo. E in questo video non entrerò nel merito di chi fa cosa, e non sono uno che ama la guerra, ad esempio, fra musicisti e DJ, avendo io personalmente toccato entrambe le scuole. Ritengo che il compito di chi si occupa di musica professionalmente, sia come produttore che come tecnico del suono, sia conoscere le tecniche, applicarle ai progetti richiesti di volta in volta. Quindi io ritengo che la musica trap sia uno stile che vada studiato e capito tecnicamente. Andiamo a analizzare innanzitutto com'è che si è imposta un progetto con Autotune. La prima cosa da fare, importantissima, è far capire ad Autotune qual è la tonalità della canzone, perché ogni tonalità ogni canzone ha una tonalità che può essere maggiore o minore. Ci sono 12 scale maggiori e 12 scale minori principali nella musica, e tendenzialmente l'autotune va regolato in minore per la musica trap. Allora, io vi farò vedere innanzitutto con questo progetto che ho già preimpostato, ma poi ve lo farò vedere anche con un progetto Scratch da zero, come potremo fare delle prove, degli esperimenti ottimali per la regolazione dell'autotune con delle voci campione che sicuramente abbiamo nei nostri programmi come Logic. Allora, partiamo dal far capire a Autotune qual è la tonalità. Quando noi abbiamo comprato Autotune, oltre all'Autotune Pro abbiamo sicuramente anche un secondo software che è AutoKey. L'AutoKey, che io vado a caricare nella traccia stereo out, che lo trovo sotto Audio Unit Antares, AutoKey, vedete Autotune Pro, e AutoKey è in automatico installato. Cosa che fa AutoKey? AutoKey mi va a ascoltare la canzone e mi capisce qual è la tonalità in utilizzo. Io adesso mando in play nel ritornello e lui ascolterà la tonalità, che io so già che è in La minore, ma immaginiamo che non la sappiamo. Ed ecco che lui ha capito che è in La minore. Abbiamo programmi come Clarktol, ci sono programmi di terze parti, sicuramente ci sono molti modi per ottenere la tonalità della canzone se non l'abbiamo suonata noi, ma nel caso che abbiamo Autotune possiamo semplicemente farglielo calcolare qua e poi andare a aprire il punto che ci interessa. Adesso a me interessa mettere Autotune nella voce della strofa. Saluto Riccardo Ruggeri che l'ha eseguita. Vado a caricare Autotune qua. Ecco il mio Autotune Pro. E poi gli dico da AutoKey Send to Autotune. E lui in automatico già mi fa delle regolazioni, vedete? Ecco che in automatico me l'ha messa in La minore. Ora cosa devo fare? Io questo posso anche chiuderlo. La minore significa che lui ha già capito quali sono le note in utilizzo. Immaginate che una scala di Do maggiore ha 7 note, che sono Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ma in realtà se io avessi una scala di Re maggiore le note sarebbero ben diverse. Una scala di Do maggiore ha come relativa minore il La minore. Io vi consiglio di scrivere su Wikipedia Relative Key e vedrete che arriverete a questa pagina dove vi dice proprio, ad esempio, che il Do maggiore ha come relativa minore il La minore. E se andate sul sito pianoscales.org, che adesso ve lo faccio vedere qua, pianoscales.org, vedete che ci sono, spero non sia saltato tutto qua, che ci sono
Vedete che ci sono scale maggiori, tipo Do maggiore che ha tutti i tasti bianchi. Se io vado a vedere la relativa minore, il La minore ha tutti i tasti bianchi, ma se io vado ad esempio a vedere il Re minore, vedete che ho il Si bemolle in chiave. Il Re minore, se io vado a vedere qua nella relative key, il Re minore, il D minor, è uguale al Fa maggiore, e il Fa maggiore ecco che avrà il Si bemolle in chiave. Quindi La minore e Do maggiore sono la stessa cosa come note, ma in realtà la scala di La minore suonerà un po' triste, mentre la scala di Do maggiore è un po' felice. Andiamo a sentire come suona senza la voce di Riccardo. Andiamo a caricare adesso l'autotune che andremo a regolare. Come vedete non sta lavorando molto, l'effetto non è molto incisivo. Per ottenere l'effetto incisivo dobbiamo abbassare il return speed e renderlo molto più veloce. Portiamolo ad esempio a 2. Sentite che già lavora molto, lo umanizzo un po', lo porto tipo a più 3. Per ottenere il suono di Antares 5, quello che devo fare è mettere il Classic Mode, Classic Pitch Correction, ed ecco che lavorerà proprio diciamo, con gli algoritmi di Antares Autotune 5. Io poi posso andare in modalità avanzata e andare a vedere che ecco che proprio le note che lui ha scelto sono proprio La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Immaginiamo che invece se io avessi avuto il Fa diesis, vedete che le note sarebbero state tutte delle altre, quelle della scala, ma io sono in La minore. Io qua posso imporre l'autotune di bypassare l'effetto in determinate delle note della scala, oppure proprio rimuovere delle note dalla scala. Ad esempio, immaginiamo che io voglio rimuovere l'effetto dalla nota A, anzi voglio rimuovere la nota A. Vedete come sto forzando molto, proviamo a farlo sul Sol. Tolgo anche il Do. Quindi vedete che sto forzando molto, ma torniamo un attimo in modalità classica, togliamola, mettiamo in modalità formanti. Le formanti sono le caratteristiche proprio della voce di Riccardo, il suo tratto vocalico, il come è fatto il suo strumento musicale, come è fatta la sua gola, ad esempio, o la distanza, la lunghezza della laringe. Io qua posso modificare la forma del suo strumento musicale. Guardate. E posso fare delle trasposizioni per abilitare dei cori, ad esempio. Quindi come vedete sono molte le cose che si possono fare veramente con pochissimi buttoni. Andiamo a vedere un po' con un progetto Scratch. Se volete fare esperimenti, io vi consiglio di caricarvi un paio di Apple Loop, tipo proprio un paio di batterie giusto per darvi delle idee. Se aprite la finestra degli Apple Loop con la lettera O e scrivete qua improv, vedete che qua ci sono delle voci utilizzabili per improvvisazioni. Ad esempio clicco qua su beat per avere un po' di battute, 32 bit, insomma sono un po' di bar, tipo strinare. Ecco, questa qua è bellissima, io posso ascoltarla in Fa, che è il tempo del progetto attuale, ma posso anche decidere di ascoltarla in altre tonalità, vediamo un po'.
fammela sentire. No, mi piace in fa, la lascio in fa, sono già in fa maggiore, la trascino qua e, per chi non conoscesse le scale, andiamo a vedere il fa maggiore. Qual è la relativa minore del fa maggiore? È il re minore. Quindi cosa faccio? Vado qui, carico il mio autotune e vado a mettere manualmente il re minore. In automatico tutti questi bottoni spariscono. Andiamo a vedere un po' senza. Con, lavorando parecchio. Come vedete posso fare qualsiasi cosa. Se io vado a togliere il fa, che è proprio la dominante, forzerò veramente molto. La cosa bella dell'Apple Loop è che mi permette di provare varie tonalità. Tipo qua proviamo ad andare a mettere, che ne so, già un sol diesis minore. Vado qua a impostare sol diesis minore. E vedete che qua mi ha già cambiato le note, giustamente. E ovviamente tutto questo vale anche nel caso che io debba registrare, cioè se io so già la tonalità della canzone che devo registrare e vado a mettere l'autotune nella mia voce, adesso spero che non entri in feedback, anzi non lo facciamo entrare in feedback sicuramente, vado già a impostarmi il mio autotune, immaginiamo che devo cantare questa parte qua e quindi sono già impostato bene ed ecco che io qua avrò già l'autotune in lavoro. Prova e io sono stonatissimo, abbiate pazienza, però ecco che sta già lavorando con la mia voce e sta già forzando il tutto a determinate note. Vediamo un po' se io provo a togliergli delle cose, vediamo un po' cos'è che sta facendo adesso con la mia voce, però adesso che sto soltanto parlando probabilmente lo capirete meno, però ecco che già in registrazione io posso fare in modo che l'autotune faccia delle cose. Grazie per avermi guardato. Io, essendo venerdì ed essendo anche agosto, auguro a tutti buone vacanze e buon fine settimana. Ciao, buona giornata, ciao.